5 maggio 2012, l'Arcangelo Michele. Accedere alla vostra fonte personale di luce del Creatore. Trasmesso tramite Ronna Herman. Traduzione di Magda Cermelli. Amati maestri. È uno sforzo meritevole e spesso una grande avventura visitare gli antichi siti sacri nel mondo, tuttavia, la più potente fonte dell'essenza del fuoco bianco della luce del Creatore è nella camera del vostro Sacro Cuore. Mentre andate oltre le distorsioni della realtà triquadrimensionale verso i piani più elevati della coscienza, il vostro campo aurico umano inizierà nuovamente a sfolgorare con luce splendente, purificatrice. Molti di voi sono sulla buona strada per raggiungere lo splendore di un maestro del sé illuminato. Quando l'amore sacro è presente tutto è in armonia. C'è stata un po' di confusione per quanto riguarda la posizione di quella che chiamiamo la camera del Sacro Cuore o Tempio del Sacro Cuore. Il Sacro Cuore, la vostra anima e la vostra cellula adamantina divina sono tutti composti dell'essenza eterica del Creatore. La posizione di questo tempio interiore di luce può variare leggermente a seconda della struttura fisica della persona. Si trova in un punto centrale del vostro corpo, un po' a destra del cuore fisico ed è situato verso la parte posteriore del corpo, vicino alla spina dorsale. Si appoggia contro la barra eterica di potere che corre dal chakra della radice fino al chakra della corona, dove si connette con la colonna fonte di luce, a volte chiamata corda d'argento. Ricordate, la sacra mente ed il sacro fuoco del Creatore Supremo risiedono in tutte le cose formate o informi. È stata fatta la domanda: qual è la differenza tra l'amore incondizionato e l'amore sacro? In tutti i livelli di coscienza c'è una gamma accettata di modelli di frequenza vibrazionale, che sperimenterete, o la gamma della dualità, che è stata progettata per quella fase dello sviluppo. Noi la chiamiamo spettro di luce ed ombra, che ha una gamma di frequenza equilibrata, che passa attraverso il centro. Le frequenze vibrazionali aumentano con ogni livello subdimensionale superiore che raggiungete. C'è una gamma di frequenze appositamente creata per il corpo mentale, un'altra gamma per il corpo emozionale ed una gamma più raffinata per il corpo eterico, che devono essere raggiunte prima che possiate passare al livello immediatamente superiore. Mentre vi spostate verso un livello di frequenza vibrazionale più raffinata, un frammento del vostro sé superiore, che è sintonizzato a quel livello, si installerà nella vostra stella dell'anima. Il sé superiore, che è stato la vostra influenza sovrailluminante per l'ultima fase di esperienza, si sposterà nella camera del vostro Sacro Cuore e si fonderà con il vostro sé spirituale. Quando diciamo dovete cercare di esprimere amore incondizionato verso tutte le persone intorno a voi, intendiamo le frequenze più elevate d'amore raggiungibili a quel livello di autoespressione. Le frequenze d'amore aumenteranno in forza e perfezione ad ogni livello più raffinato di coscienza del sé che raggiungete. Ricordate, sovente vi abbiamo detto che la perfezione pura è possibile soltanto all'interno dell'essenza del Creatore Supremo. Ogni scintilla della divinità individuale frammentata, dalla più grande alla più piccola, si incarnerà e proietterà modelli vibrazionali, che sono meno della purezza e della perfezione totale. Il vostro obiettivo è di integrare i modelli della massima frequenza raggiungibile ad ogni livello di coscienza. Quando attingerete alla sorgente dell'amore sacro all'interno dell'atomo semenza del vostro Sacro Cuore, saprete senza alcun dubbio, che l'essenza dei vostri genitori divini dimora lì. Il vostro Sacro Cuore contiene un prezioso atomo semenza del divino amore della Dea, così che l'amore sacro della nostra Divina Madre è sempre presente al suo interno, mentre profondamente all'interno dell'anima si trova la vostra cellula divina adamantina, che contiene la bianca essenza del fuoco del Creatore, così che la volontà divina e tutte le qualità, virtù ed attributi di Dio nostro Padre sono disponibili per voi. La vera gioia e l'adorazione nascono dal Sacro Cuore e dall'anima, dove prevale l'unità. Da una prospettiva umana può essere difficile immaginare che il vostro Sacro Cuore, la vostra cellula divina adamantina e la vostra anima siano tutti una parte intrinseca della vostra vera essenza.
Quando vi concentrate sul Sacro Cuore, esso sembrerà assumere una posizione predominante. Quando vi concentrate sulla vostra cellula divina adamantina, la sua forza e la sua maestà verranno alla ribalta, e quando cercate di connettervi con la vostra anima, essa diventerà la risplendente luce del Creatore all'interno del vostro centro solare di potere. Così, per favore, cari cuori, non cercate di catalogare le componenti della vostra essenza, perché esse costituiscono un intero unificato. È importante che attiriate la massima quantità di particelle adamantine di luce del Creatore nel vostro vascello fisico affinché il sacro fuoco della creazione possa essere acceso dalla vostra pura intenzione, e voi possiate poi irradiare questo dono meraviglioso fuori verso il mondo. Tuttavia, considerate questo: quando è stata l'ultima volta che avete cercato di provare la squisita sensazione dell'amore sacro rivolgendovi interiormente nella sacralità del vostro Sacro Cuore? Irradiate amore verso Dio vostra Madre Padre interiormente, e sentite il vostro centro solare di potere che si espande con il sentimento d'amore più profondo che mai abbiate sperimentato. Andate dentro, amati, perché i vostri genitori divini vi aspettano lì. In realtà, è il sacro amore di Dio nostro Padre e Madre, che attiva e accende le particelle adamantine di luce divina, che attirate dal fiume della vita. Adesso siete consapevoli di avere dei livelli dimensionali interiori nella vostra struttura cerebrale, che sono sintonizzati alle frequenze del vostro mondo dimensionale esteriore. Man mano che alzate i vostri modelli di frequenza, chiamati canzone della vostra anima, voi gradualmente ottenete l'accesso ai livelli più elevati di frequenza dentro la vostra struttura cerebrale, la vostra sacra mente, ed anche ai mondi dimensionali esteriori del cosmo. Tutti i ricordi di dolore, sofferenza ed i ricordi negativi custoditi nella vostra struttura cerebrale vengono gradualmente trasmutati nella sostanza di luce di frequenza più elevata. Pertanto non ricorderete la maggior parte degli aspetti negativi del vostro viaggio, soltanto i vostri successi e la gioia e la soddisfazione che avete avuto nelle vostre avventure in questo subuniverso. È importante che comprendiate questo concetto, che siete su una spirale ascendente. Tuttavia, adesso siete in procinto di tornare indietro nel passato, guarire le energie negative, squilibrate ed i ricordi mentre proseguite il vostro viaggio verso i regni più elevati del futuro. Il vostro viaggio di ascensione sia un viaggio interiore sia una marcia in avanti e verso l'alto nei regni multipli del mondo fisico. Come esseri spirituali umani state imparando a fare delle scelte responsabili, in quanto adesso siete consapevoli che i vostri pensieri, sentimenti e parole sono i mattoni della vostra realtà futura. Momento per momento, voi state creando la vostra realtà personale, che sperimenterete nei giorni e negli anni a venire. Una persona responsabile prende sempre in considerazione le conseguenze delle sue azioni. Per creare un mondo di equilibrio, pace ed armonia, dovete imparare ad usare la vostra disponibilità di energia cosmica con intenzione decisa e focalizzata, che è sempre indirizzata verso il risultato più vantaggioso. Quando il corpo dei desideri dell'ego è in controllo, voi diventate facilmente vittime delle circostanze e delle persone intorno a voi, perché siete sempre alla ricerca di conferme di autostima dal mondo esteriore e dagli altri. La realizzazione, la ricchezza e lo stato sociale sono misure di dignità nella realtà quadridimensionale. Tuttavia, un vero senso di autostima viene da dentro quando aprite il vostro sacro cuore e la vostra sacra mente all'amore e saggezza, forza di volontà divini dati in dote a tutti gli esseri senzienti da Dio nostro Padre e Madre. L'amore è la forza centrifuga che crea armonia. Odio e paura separano, disperdono e distruggono la risonanza armonica intorno a voi. Guadagnare la saggezza spirituale e la comprensione delle leggi universali della creazione vi renderà liberi dalla schiavitù della paura e vi libererà dalla superstizione. Dovete essere disposti ad affrontare le vostre imperfezioni ed avere il coraggio di cambiarle o la saggezza di accettarle. È soltanto quando diventate consapevoli dell'ego e dei suoi desideri eccessivi e concetti distorti che siete in grado di iniziare il processo di ritorno all'interezza.
State coltivando i punti di forza e le qualità della vostra anima o i bisogni e le debolezze del vostro ego? La vostra attitudine determina l'attitudine e la raffinatezza dei vostri modelli vibrazionali. Molti di voi, seme stellare, che siete stati sul sentiero per buona parte di questa vita, vi state stancando del dramma, caos e sofferenza nel mondo, anche se non ne siete direttamente coinvolti. La vostra insoddisfazione divina ora può comprendere un forte desiderio di allontanarvi dalle vostre responsabilità, mettere da parte il lavoro, che prima era così importante nella vostra vita, ma che sembra ormai privo di significato e non vi dà più un senso di realizzazione. I vostri beni di valore faticosamente guadagnati sono diventati più un peso che un piacere. Anche questo fa parte del processo di ascensione, amati. Il termine camminare tra due mondi è certamente applicabile per molti di voi in questo momento. State lasciando andare molti concetti obsoleti e state persino cambiando drasticamente il vostro stile di vita, tuttavia, questo non dovrebbe includere sottrarsi alle proprie responsabilità. Vi state sforzando di concentrarvi sul bene, sugli aspetti positivi in ogni situazione, persona o circostanza. State anche imparando ad irradiare amore ed armonia, sia che vi troviate in un gruppo di fratelli e sorelle spirituali, che proiettano amore incondizionato e gioia, sia che vi troviate in una situazione dove sono presenti paura, rifiuto, gelosia o lotte di potere. È facile mostrare o mantenere i tratti di un maestro mentre siete seduti sulla cima di una montagna nella tranquillità della natura. Tuttavia, è molto più difficile mantenere il vostro senso di serenità e controllo nelle situazioni quotidiane della vita. Coloro che vi causano fastidio e disagio interiori sono i vostri migliori maestri. Essi vi fanno da specchio e vi rimandano ciò che deve essere rilasciato dal profondo per poter essere guarito. Mentre cambiate la vostra percezione ed iniziate ad irradiare amore/luce in tutte le situazioni, le persone intorno a voi cambieranno lentamente oppure si allontaneranno a poco dalla vostra vita. Avrete imparato le lezioni che vi hanno offerto, pertanto non avranno più alcun impatto sulla vostra realtà. Tuttavia, adesso che avete risolto molti degli squilibri esterni intorno a voi, le sfide della guarigione e armonizzazione ora sono di natura più personale. Così molti di voi stanno sperimentando dolori nel corpo, strani sintomi e malattie, che vanno da disturbi lievi ad improvvise condizioni croniche o critiche. La vostra superanima percepisce il livello e la modalità di esperienza per cui siete pronti per ogni fase della trasformazione. Queste condizioni non sono create come una punizione ma sono ciò che è stato determinato o era necessario per voi per purificare e lasciare andare le imperfezioni profondamente radicate che vi impediscono di spostarvi al successivo livello o stato d'essere. Piccoli incidenti, condizioni croniche improvvise che sono difficili da guarire, febbri, congestione e così via sembrano essere dilaganti tra i maestri in erba del mondo. Perciò, portiamo alla vostra attenzione una meravigliosa tecnica di guarigione, che è rimasta in attesa di assistervi durante tutto questo periodo di stress fisico o cambiamento drammatico. È anche la ragione per cui incoraggiamo la nostra messaggera a compilare il manuale, che sottolinea alcuni dei principali sintomi dell'ascensione in modo che possiate avere una migliore comprensione dei cambiamenti radicali che stanno avvenendo interiormente, insieme ai cambiamenti più evidenti del mondo esterno. Amati portatori di luce, coloro tra voi che si sono guadagnati il diritto ad essere nuovamente designati come co-creatori di un mondo glorioso a venire, devono essere consapevoli che al di là dei test e delle prove che adesso stanno sperimentando ci sono i doni, le virtù, le qualità e gli attributi che vi forniranno tutto ciò che vi serve per diventare maestri della luce vivente. Noi, vostri fratelli e sorelle dei regni più elevati, vi aspettiamo. Ci siete mancati tantissimo. Lo splendore di Dio nostro Padre e Madre si riversa su di voi adesso e per sempre. Siete amati molto profondamente. Io sono l'Arcangelo Michele. La piramide di ametista del ringiovanimento. Un tempio di luce per la guarigione.
La piramide di ametista del ringiovanimento è sempre stata disponibile per quelle anime che stanno attivamente cercando di ritornare ad un armonioso stato d'essere. La piramide di ametista di luce della Terra è collocata all'interno del regno della media quinta dimensione, è un santuario di guarigione. C'è un'enorme triplice fiamma viola, che arde nel centro ed emette fresche onde rilassanti di luce guaritrice in tutto il grande edificio. L'amato arcangelo Zadkiel e Lady Amethyst le radiano costantemente le vibrazioni trasformatrici di ringiovanimento, equilibrio ed armonia in questa fiamma di luce amore vita. In un cerchio intorno alla fiamma viola ci sono sedie reclinabili, a forma libera, per coloro che stanno cercando la guarigione ed il ringiovanimento. Quando vi sedete su una di queste sedie, i vostri piedi saranno protesi verso il centro, appoggiati su un basso muretto di cristallo, che racchiude la fiamma viola. Dietro il cerchio di sedie c'è un altro cerchio costituito da un profondo solco di circa 60 cm di larghezza nel pavimento di cristallo. Questo solco è riempito con cristalli di smeraldo, che irradiano onde spiraliformi di energia guaritrice verde dall'arcangelo Raffaele e Lady Mary in tutta la piramide. Questi due amati esseri irradiano costantemente dal centro dei loro cuori il quinto raggio della luce guaritrice nei cristalli di smeraldo. Potete andare in questo tempio sacro per guarire o per ricevere un'infusione di luce delle armoniose frequenze della luce di Dio. Per aderire alla legge universale, dovete sempre affermare: chiedo per il mio massimo bene e per il risultato più vantaggioso per tutti. Potete anche chiedere che i vostri cari vengano portati là nel momento del bisogno, tuttavia, l'angelo custode di ogni persona deciderà se è appropriato e se sarà per il suo massimo bene.